Allora, salve. Mercoledì mattina 9 settembre e il problema qual è? Il problema è che di tanto lavoro che abbiamo fatto in questo periodo sono sempre stanchissimo, sempre stracciato e non riesco a trovare soluzioni. Devo dire che mangio male, nel senso che cucinando tutto il giorno non riesco a mangiare praticamente un po' di qua, un po' di là, sai, assaggia, e dunque la situazione è quella di ritrovarsi sempre scassati tutti i giorni. Dunque voglio fare una prova. Da oggi per una settimana proverò a prendere degli integratori, poca roba, della vitamina C, della vitamina D, del magnesio e poi ci ho aggiunto anche della curcuma in pastiglie concentrate. Dunque facciamo questa prova per una settimana, vediamo cosa succede. Adesso partiamo, cominciamo da oggi a prendere tutte queste cose qua e vediamo se avremo a fine settimana un miglioramento, perché ne ho veramente bisogno. Azione e via. Andiamo a lavoro. Primo giorno. Meglio integrare un po' perché non è che mi senta proprio sveglio. Ok, rapido aggiornamento, finita la mezza giornata di lavoro, dunque adesso si va a fare assistenza anziani. Ho dovuto integrare un attimino con la vitamina C perché verso le 4 ho cominciato ad avere l'abbiocchetto. Vai. 1:30 del mattino andiamo a dormire e il primo giorno concluso senza apparenti differenze. A domani. Giorno 2, andiamo al lavoro. Allora, mezza giornata andata e adesso andiamo a cambiare operatore perché quello che ho, l'operatore telefonico, mi sta rapinando. Dunque in genere a quest'ora faccio riposino, mi rilasso, ma oggi ho da fare, dunque approfitto, vado a trovare un amico. Vai. Si ricomincia? Dai. Giorno 2 terminato. E siamo a casa. Situazione abbastanza buona, devo dire che non male, ma un momento difficile arriva adesso. Venerdì, sabato, domenica. A domani per il terzo giorno. Giorno 3, andiamo. Salve. Mezza giornata fatta anche oggi e insomma un po' di stanchezza affiora, ma comunque c'è tanto lavoro. Comunque noi insistiamo con le nostre vitamine. Adesso vado a riposarmi e ci vediamo stasera. Dai. Un po' di ginnastichina prima di ricominciare. Vai, venerdì sera, vai. Salve, non sto dormendo, sto solo aspettando i clienti. Un attimo, una fase di relax. Ore 19. Giorno 3, finito, insomma,
andava abbastanza bene, poi ho preso un antidolorifico che mi ha un po' spento perché avevo tutte le ossa rotte. Comunque bene o male qualcosa meglio. Siamo qua a far benzina purtroppo. E niente, già che sono qui lascio il mio bigliettino da visita qui al benzinaio, magari qualcuno lo vede e lo apprezza. Dunque ci vediamo domani per il giorno 4, sabato. Però giorno 4, andiamo. Oggi giornata durissima, durissima. Sabato. Vai. Oh, andiamo. E qualcuno si chiederà, ma perché cominci la settimana di mercoledì? Perché per me il martedì è domenica, per cui. Ok, altra mezza giornata fatta, dunque siamo a sabato, 3 giorni e mezzo, dunque siamo esattamente a metà settimana. Oggi ho lavorato con molta tranquillità nonostante fosse pieno di gente. Bisogna sapersi gestire, come i calciatori, come Ronaldo, immagino che anche lui si sappia gestire, credo. Bene, dunque stasera alto tour de force, non vado da nessuna parte, ho dormito solo 4 ore stanotte, è meglio che vada a riposare. Volevo andare a fare un giretto, vista la bella giornata, no, non è il caso, vi posso assicurare. Niente, a stasera, dai, vediamo se reggiamo il colpo. Allora, rapido aggiornamento, finito il giorno 4, oggi non c'è tanto da pensare se si sta meglio o peggio perché è stata una giornata drammatica sabato sera, però devo dire che particolare ho meno problemi di stanchezza della vista. Strano perché lo stavo accusando veramente tanto a fine serata e adesso mi sembra di no. E niente, ci vediamo per il 5° giorno, domani che è domenica. E eccoci qua, 5° giorno, un po' di giardinaggio, la mattina fa energia. Andiamo, domenica, comunque stiamo abbastanza bene, vai. No, proprio oggi che volevo andare a lavoro in bicicletta. È duro il lavoro, però va che vista. Allora, siamo alla ricerca di un po' d'ombra. Siamo al 5° giorno, comincio a pensare che queste vitamine qualcosa facciano. E poi anche meno nervosi, serata strana perché da domani ricominciano le scuole. Dunque la gente potrebbe anche rinunciare, uscire per, sai, mettere a letto i bambini, non lo so, sto inventando. E dunque ci vediamo stasera e vediamo che succede. Andiamo a affrontare la domenica sera, che è sempre un'incognita. Boh.
Vabbè, siamo un po' nell'oscurità, ma la giornata è finita e giorno 5. Finito, pesantissimo come si prospettava. Però per domani mattina vediamo bene come stiamo, per il giorno 6, dai, andiamo a casa, adesso non c'è più tempo. Ciao, a domani. Fammi capire, l'idea di oggi qual è? Risparmiare energie. Allora, sesto giorno, ma mi sento sveglio, anche se ho dormito poco, mi sembra buona la situazione, ma aspettiamo, mi sembra buona, davvero, Dai, andiamo, sesto giorno, iniziamo, mezza giornata e poi... Non ho soldi, non ho soldi, giuro, non ho soldi. Lavoro, ma non ho soldi. Non so perché. Buongiorno, non c'è il cuoco? Ma già, il cuoco sono io. Allora, a Biocchino alle 11:30, ma adesso che è l'una, bene, abbiamo recuperato bene, sono contento davvero. Vediamo dopo la fine, vediamo verso le 4 cosa succede, quando andiamo via, che in genere mi addormento in auto, dai, ce la facciamo. Ok, giornata finita e pomeriggio siamo qua a fare la spesa al supermercato, si vede? Direi benissimo, abbiamo avuto degli abbiocchi durante la giornata, ma adesso davvero bene, parlo piano perché mi prendono per pazzo. Comunque giornata finita, di lavoro almeno, però proseguiamo. Comunque per adesso nessun abbiocco, anche se fa un caldo porco, va benissimo. A dopo. Allora, finito il giorno 6, siamo a casa tranquilli e tutto benissimo, ho riposato, ho dormito un po', però direi bene. Domani giornata di riposo, la affrontiamo bello in relax e vediamo che succede. A mezzanotte è il compleanno dei miei amici. Bene, a domani, grazie e arrivederci. Wow. Eccoci, settimo e ultimo giorno di esperimento. Non voglio fare come al solito, mettermi lì, ciondolare tutto il giorno, in coma. Bene, stiamo bene, dunque le vitamine pare abbiano funzionato. Ci facciamo un giretto in un bosco, molto tranquillo, una passeggiata così, per riattivare la circolazione. Prima vado, però, devo ancora pagare un paio di bollette. Andiamo. Ok, andiamo a pagare bollettine e poi andiamo nel bosco. Cambio addirittura provincia per andare nel bosco. 2 minuti già nel bosco. Questo è il vantaggio di abitare in collina. Passeggiatina così, dai, rigenerante. Come si sta bene. I uccellini, la solitudine. C'è nessuno? Non c'è nessuno. Va bene, torniamo indietro, quarantina di minuti, direi che più che sufficiente. Poi mi sono accorto di una cosa particolare, ho cambiato operatore pochi giorni fa, sono senza segnale, non ho qui la scheda e dunque sono senza linea, disperso nel bosco. Comunque le vitamine mi hanno dato la forza di non fare il solito martedì ciondolando, 40 minuti di camminata, anzi arriveremo quasi all'ora adesso che esco dal bosco. Se è così, mi sa che queste vitamine dovrò prenderle, anzi integrerò anche con la vitamina B12. Dai, torniamo a casa, poi vediamo il resto della giornata.
Oh, eccoci qua. Dunque, finita la settimana, sentite un po' di vocio dietro, ma c'è il compleanno del nostro vicino. Dunque, è finito l'esperimento, direi che è andato veramente bene. Chiaramente in una settimana non potevamo aspettarci miracoli, però quello che ho notato, sicuramente meno problemi alla vista e più tranquillità anche nel lavoro. Dunque, che dire? Io ve lo consiglio se avete come me qualche problematica di alimentazione, cioè siete sempre di fretta, vi nutrite male, magari mangiate solo carne e solo pasta. Dunque provate, ma non esagerate, sempre sotto consiglio medico. Io ho voluto sacrificarmi per voi. Bene, dal canale Fast Tutorial è tutto, spero che vi sia stato utile questo lungo video e ci vediamo alla prossima. E un saluto anche dal condominio.